È un periodo molto caldo quello che attraversa il Mediterraneo orientale. Dopo la morte di re Filippo, il figlio e successore Alessandro ha allestito un grande corpo di spedizioni. Era tempo di punire i crimini presenti e passati commessi dallo storico nemico, l'impero persiano. In poco tempo l'esercito macedone ha liberato tutte le città greche dell'Asia occidentale, arrivando fino all'Egitto. In questa roboante avanzata Alessandro ha avuto modo di sconfiggere l'esercito persiano 2 volte, sul fiume Granico e a Isso. Le forze macedoni si trovano ora in Fenicia. Qui Alessandro sta valutando insieme ai suoi generali la strategia migliore per penetrare nel cuore dell'impero persiano. Dario ha inviato diverse proposte di pace, l'ultima delle quali molto vantaggiosa. Essa prevedeva una grande somma di denaro per il riscatto dei prigionieri, la possibilità di sposare sua figlia e tutti i territori a ovest del fiume Eufrate. A sentire questa proposta, Parmenione, anziano e capace generale macedone, disse: «Io se fossi Alessandro accetterei». Al che Alessandro rispose: «Anch'io, se io fossi Parmenione». E aggiunse che come il cielo non ha 2 soli, l'Asia non può contenere 2 re. L'obiettivo di Alessandro era chiaro: una vittoria totale e senza condizioni. Così l'esercito macedone si spostò velocemente verso l'Eufrate, che attraversò senza particolari difficoltà. Dario aveva previsto l'attraversamento e insieme al satrapo di Babilonia Mazzeo credeva che Alessandro avrebbe marciato direttamente verso sud, seguendo il corso dell'Eufrate. In questo modo i persiani avrebbero potuto attuare la tecnica della terra bruciata, ma il giovane re decise di rimanere a nord, tenendo sulla sinistra i monti dell'Armenia. In tal modo evitò la calura della Mesopotamia e mantenne brevi le linee di rifornimento. L'esercito macedone riuscì ad attraversare anche il Tigri, senza che i persiani potessero impedirlo. A Dario rimaneva comunque un grandissimo vantaggio: la scelta del campo di battaglia. Il re dei re scelse una grande piana vicino alla città di Gaugamela, nella quale avrebbe potuto schierare il suo immenso esercito. Dopo qualche giorno di marcia, i macedoni avvistarono finalmente le forze di Dario. Parmenione e i generali più anziani, visto quanto era numeroso l'esercito persiano, consigliarono ad Alessandro di attaccare la notte, ovviando così alla loro inferiorità numerica. Ma il re rispose: «Io non rubo la vittoria». Non era solo una questione d'onore quella sollevata da Alessandro. Bisognava che i persiani fossero sconfitti in modo eclatante, alla luce del sole, in modo tale da fiaccare qualsiasi speranza di resistenza. La notte avrebbe potuto dare una scusa a Dario per un'eventuale sconfitta e avrebbe allungato il conflitto a dismisura, considerando che l'impero persiano disponeva di risorse umane quasi illimitate. La notte prima dello scontro, Alessandro fece riposare le sue truppe, dal momento che aveva scelto di porre l'accampamento su un'altura dalla quale potesse controllare gli spostamenti persiani. Al contrario, le truppe di Dario rimasero allerta tutta la notte, per timore di subire un attacco notturno. La mattina i 2 eserciti si schierarono sulla piana di Gaugamela. Il luogo comune, che in parte dura ancora oggi, secondo cui l'esercito persiano fosse debole, è presto smentito dalla qualità delle truppe messe in campo da Dario. Le ali dello schieramento persiano, capeggiate da Mazzeo a destra e dal satrapo Besso a sinistra, erano forniti di decine di migliaia di cavalieri provenienti dalle steppe centroasiatiche. Si trattava delle regioni con i cavalli e i cavalieri migliori del mondo. A impreziosire questa forza d'urto spaventosa c'erano i soldati della Guardia Reale, i cosiddetti immortali, e un nutrito contingente di mercenari greci. Dario si dispose proprio al centro, al comando di queste elite. Centralmente si trovavano anche i temuti carri falcati, per i quali Dario aveva appositamente fatto livellare il campo di battaglia. Seguivano poi unità di fanteria di basso livello provenienti da India, Persia e Africa. Alessandro sapeva che stavolta non ci sarebbero stati ostacoli naturali per proteggere i fianchi del suo esercito e perciò studiò uno schieramento difensivo che gli avrebbe consentito di resistere fino al momento opportuno per un attacco.
Il re Macedoni dispose il suo esercito in forma trapezoidale, in modo da evitare il doppio accerchiamento della cavalleria persiana. Sulla destra stavano gli Eteri, la cavalleria d'élite guidata dal re in persona. Al centro erano posti i battaglioni della Falange, dotati delle micidiali sarisse, e gli scudieri, fanti incaricati di proteggere il fianco destro della Falange. La sinistra era invece occupata dalla cavalleria tessara. A completare lo schieramento c'erano le ali, composte a sinistra da Traci e altri alleati, e a destra da reparti di fanteria e cavalleria leggera. Alessandro aveva infine posizionato una retaguardia di fanti greci, pensata per sostituire le unità in difficoltà durante il combattimento o per difendere le spalle dell'esercito in caso di un possibile accerchiamento. Il comando totale dell'esercito macedone fu diviso tra Alessandro e Parmenione. I persiani potevano contare su una forza complessiva che si aggirava tra le 150 e le 250.000 unità, mentre i macedoni erano circa 47.000. Era lo scontro finale. Entrambi i contendenti sapevano che stavolta non c'erano in palio qualche limitata regione dell'Asia, ma il mondo intero e due modi diversi di concepirlo. La situazione politica di Alessandro era inoltre molto delicata. In Grecia e persino in Macedonia, moltissimi aspettavano solo una sua sconfitta, anche minima, per ribellarsi e spodestarlo. Ogni scontro era questione di vita o di morte, in tutti i sensi possibili. Era giunto il momento. Alessandro arengò con veemenza i greci e i suoi risposero con un incredibile boato di approvazione. Il re Macedone quindi alzò le braccia al cielo ed esortò Zeus a favorirlo in battaglia. La destra dello schieramento macedone iniziò a muoversi lateralmente per evitare la tenaglia persiana. Dario, visto tutto ciò, ordinò a Besso di procedere alla distruzione delle forze comandate da Alessandro. Il re dei re inviò poi all'attacco i suoi carri falcati. Ma i soldati macedoni erano preparati a questa mossa. I carri vennero schivati e quindi neutralizzati con frecce e giavellotti dalla fanteria leggera. A questo punto Dario mandò all'assalto tutta la sua prima linea del suo immenso esercito. Sulla destra, Besso aveva iniziato la sua manovra di accerchiamento. Alessandro mandò i cavalieri mercenari di Menida per cercare di fermare la sinistra persiana, ma il tentativo non riuscì. Ma l'obiettivo del re macedone non era quello di fermare l'avanzata di Besso. Menida disponeva infatti di poche centinaia di uomini, una forza insignificante al confronto di quella di Besso. Alessandro voleva in realtà rendere caotica e disunita l'ordinata conversione dei cavalieri corazzati del satrapo. Menida era un'esca, alla quale le truppe a cavallo persiane abboccarono, lanciandosi al suo inseguimento. Solo a questo punto Alessandro sferrò la sua vera e propria manovra anti-accerchiamento, mandando un contingente combinato di cavalleria e fanteria comandato da Arete. La manovra funzionò e permise a tutta la destra macedone di avanzare. A sinistra le cose non andavano bene, ma Zeo aveva investito con tutta la sua forza le truppe di Parmenione, che resistevano a fatica. La grande disparità di condizioni tra le due parti dello schieramento generò una breccia, subito sfruttata da un gruppo di cavalieri indiani e persiani per attaccare il campo macedone. Nonostante questa incursione, la parte sinistra reagì e mantenne la posizione. Dario aveva lanciato tutte le sue unità frontali per cercare di sfruttare i suoi numeri, e in questo modo si era anche avvicinato molto alla battaglia. Alessandro non aspettava altro. La sinistra persiana, attratta lateralmente e confusa dalle cariche della destra macedone, aveva lasciato un varco che conduceva al cuore dello schieramento del re dei re. Alessandro non esitò un attimo, formò un cuneo, di cui lui e i suoi eteri erano la punta, e si lanciò contro Dario. L'impatto della carica fu spaventoso. Il re macedone non riuscì a raggiungere il sovrano persiano, ma in compenso scatenò una carneficina a pochi passi dalla sua postazione. Sentendo il pericolo imminente, Dario si ritirò e le sue truppe, vedendolo, iniziarono a imitarlo. A dispetto di quello che si pensa, Alessandro cancellò subito dalla sua mente i propositi di inseguimento e pensò a trasformare quella che era una vittoria locale in una vittoria totale. Dapprima scardinò le ultime resistenze sulla sua destra,
Successivamente intercettò il contingente di truppe a cavallo che aveva saccheggiato il suo accampamento. Questo scontro fu particolarmente cruento e vide il ferimento di Menida e del suo migliore amico Efestione. Quando Alessandro arrivò sulla sua sinistra, Parmenione e la cavalleria Tessala erano già riusciti a sconfiggere le truppe di Mazzeo. La battaglia era vinta e nonostante Dario fosse scappato, Alessandro aveva di che gioire. La Mesopotamia si sarebbe arresa senza combattere e con lei la zona delle capitali. Gaugamela fu un capolavoro di tattica militare. A dispetto dei numeri sfavorevoli, Alessandro riuscì ad applicare un piano vincente, non dalle retrovie, ma eseguendolo in prima persona alla testa delle sue truppe. In questo modo, un giovane proveniente da un regno di pastori riuscì in appena 4 anni a distruggere il più grande impero del mondo allora conosciuto. Gaugamela fu l'apogeo di questa conquista, ma sicuramente non il suo atto finale. Dario era riuscito a fuggire e il nuovo re dei re non avrebbe avuto pace fino a quando non l'avrebbe raggiunto. Come ho fatto a muovere così tante armate? In parte devo ringraziare i miei donatori. Grazie davvero per aver sostenuto quest'opera. Basta poco per dare un contributo. In cambio avrete contenuti migliori e più numerosi. Diffondiamo insieme la cultura. Per donare clicca sul link PayPal in descrizione e non dimenticarti di mettere mi piace e condividere. Al prossimo video.